Oggi parliamo di beneficenza. No, non quella che si fa in chiesa, un altro tipo di beneficenza. Ve la spiego, ma prima mi presento, sono Mia di Liberty in Queen, un'associazione che si occupa di organizzare eventi per scambisti e dare informazioni sullo scambismo. La beneficenza, che cos'è? Prima di spiegarvelo facciamo tutti insieme un minuto di silenzio per le povere donne che almeno una volta nella vita hanno dovuto fare beneficenza, quindi andare con persone che non mi piacevano. So che fa ridere, se lo vivete però non fa poi così tanto ridere. Quindi che cos'è la beneficenza? Cosa intendo? È quando una donna, e poi vi spiego anche perché continuo a dire donne e non uomini, vanno non necessariamente a fare sesso con penetrazione, ma anche solo preliminari con un uomo o una donna che non gli aggrada, oppure diciamolo proprio con persone che ci fanno cagare. Perché di più le donne rispetto agli uomini? Perché nel mondo in generale, non me ne vogliate, in particolar modo nel mondo dello scambismo, le donne sono più curate. Allora, è più facile, prendete, non aggreditemi per piacere, ma è un dato di fatto, è molto più facile trovare donne, comunque belle donne, ben tenute, che si curano, che si presentano, si vestono bene, che hanno il capello con la piega, il trucco anche aiuta, per carità, piuttosto che gli uomini. Specialmente più si va in là con l'età, e mi ci metto anch'io, più chiaramente è difficile trovare uomini tenuti bene. Questo veramente prendetelo, non è una critica, è un fatto oggettivo, cioè la donna comunque in generale è più bella da vedere nuda rispetto a un uomo, per quanto anche un uomo veramente più fisicato, scolpito, palestrato, comunque il corpo di una donna è più bello. Adesso immaginatevi in un ambiente con tante coppie dai 30 ai 50 anni. Secondo voi trovate più donne gradevoli o più uomini gradevoli? Ok? Per questo è più facile che capiti alle donne, perché tante coppie hanno lei belle e lui normali. Per bello, adesso non dico che è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace, lo so, però comunque veramente basiamola su un sapersi tenere, sapersi presentare quantomeno nel corso della serata libertina, ecco. Magari all'uomo gli frega una cippa di andare di andare a tagliarsi i capelli, di andare a mettersi il vestito, l'abito, invece la donna a queste cose è super attenta. Ma andiamo oltre. Quando e perché accade questo? Può accadere in diversi contesti ad esempio una serata a 4 nel club e una serie di sfortunati eventi vi porta a ritrovarvi appunto in un privé con una coppia, siete voi, il vostro marito, compagno e l'altra coppia. E magari vi faccio un esempio banale, voi dite, se non vi piace lo vedete subito. Sì, è vero, però magari vedete il vostro compagno che invece è molto preso a parlare con tutti e due, è contento della situazione, la situazione tutto sommato non vi dispiace, e il lui della coppia nemmeno vi dispiace, però quando poi vi trovate nel privé e magari lui si toglie la camicia, si toglie i pantaloni, è situazione in cui dite, beh, anche no. Questa è una situazione spiacevole che può capitare. Oppure lo si può fare per non fare un torto al partner, che questo capita, perché appunto il vostro compagno, lei è una figa stratosferica, la lei dell'altra coppia, bellissima, voi ne siete consapevoli e vi sacrificate, tra virgolette, per una serata e dite vabbè, pace, non muore nessuno. Oppure in un contesto di party anche può succedere che si gioca con più coppie, arriva una coppia, vi si avvicina, non avete fondamentalmente il coraggio, ecco, di allontanarla e vi ritrovate a fare cose con persone che oggettivamente non vi piacciono.
Quindi possiamo dire che per educazione, quasi per educazione e per amore del proprio partner, molte donne si sacrificano in queste circostanze. È un dato di fatto. Allora, è capitato, a Fausto è capitato per esempio l'opposto, l'inverso, ma veramente una volta su 100.000 che abbiamo frequentato. E vi prego, coppie scambiste che mi seguite, scrivete, commentate se siete d'accordo con me. Sono certa, cioè metto la mano sul fuoco, che non sto dicendo fesserie. Attenzione, gli uomini sexy ci sono, e come, sono semplicemente in minoranza rispetto alle donne. Non parlo di single perché quelli hanno quasi il dovere, passatemi il termine, di essere bellocci, nel senso è molto più facile trovare un single di bell'aspetto piuttosto che il compagno di una coppia, insomma il membro di una coppia, ecco. Oddio, c'è un doppio senso infinito, me ne sono resa conto adesso. Quindi abbiamo parlato d'amore, ma parliamo di quando non dovrebbe succedere questo, quando non dovrebbe verificarsi una situazione spiacevole come queste, quando il partner vi mette in una situazione di dover far cose senza minimamente preoccuparsi del vostro stato d'animo, e quindi vi ritrovate appunto a far cose che non volete fare. Questo è sbagliato, il partner ha il dovere, proprio sottolineo, di assicurarsi che la compagna sia a suo agio, che la compagnia sia gradita, perché altrimenti è un disastro per ovvie ragioni. Non mi viene in mente nient'altro da dire in merito. Vabbè, a noi è capitato, vi ho detto, forse si è capitato una volta, a me ovviamente è capitato più di una volta, perché non mi sono tirata indietro, un po' perché inizialmente, allora, in alcune circostanze mi è capitato che non era così male lui della coppia, e quindi vabbè, tutto sommato ci sta, però ecco, poi quando si è arrivati al dunque mi sono resa conto che non ce la facevo, perché io poi sono una che non riesce a fare le cose proprio forzata, no. E altre volte mi è capitato perché mi faceva piacere, magari non mi piaceva proprio quell'altra persona, però la situazione era bella, era un peccato rovinare tutto il mood, e quindi ho chiuso 100 occhi e va bene, è successo una volta, non succederà mai più. Mi è capitato anche con le donne, ragazzi, mi è capitato con qualche donna, più di una devo dire, senza mai strafare, nel senso ho fatto un pochino, però appunto proprio perché non mi piaceva l'altra persona, non sono andata oltre, quindi magari dall'altra parte si è anche capito, perché poi quando uno non è coinvolto comunque si capisce un po'. Con le donne mi è proprio impossibile dire sfacciatamente mi fai cacare, e non lo farò mai, non è carino, non è educato, cerco sempre di farlo capire prima, però appunto in un paio di occasioni non è stato recepito il messaggio e quindi mi sono trovata un po' così, in una situazione gestita così, ecco. Vi faccio una domanda, chiudiamo il video così. Secondo voi cosa pensate della beneficenza nel mondo dello scambismo? È giusto? È sbagliato farla? Non bisognerebbe mai farla per alcun motivo, nemmeno per amore del partner? Oppure ci sta, ogni tanto può capitare? Fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video mettete un like, seguite il canale e seguitemi anche su Instagram, mia.libertinequeen. Un bacione dalla vostra regina libertina, Mia. Mua.